Sei pronto a morire all'immagine che hai di te stesso per rinascere come architetto della nuova era? O resterai ancorato a un passato che sta già svanendo? Benvenuti a tutti da Caterina, sono astrologa e ricercatrice spirituale nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. E questo sarà un oroscopo che va dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 in chiave un po' diversa. Faremo segno per segno, amore, relazioni, lavoro, progetti, quindi il campo di azione per ogni segno, ma faremo anche la piramide del potere e un messaggio spirituale per l'anima. Quindi resta con me fino alla fine per scoprire il tuo messaggio. Faremo prima le coordinate celesti e poi passeremo segno per segno. Siamo di fronte a un allineamento senza precedenti, un portale dimensionale che travalica la semplice astrologia. Le coordinate celesti di questa settimana segnano il punto di non ritorno tra il vecchio mondo e la manifestazione di una realtà superiore sulla Terra. Il cielo non sta solo parlando, sta urlando la necessità di una trasmutazione totale, e questo non solo a livello personale, ma anche a livello collettivo, con Saturno e Nettuno in Ariete, e anche i grandi giganti come Urano che segnerà proprio il suo ingresso ad aprile 2026 nel segno dei Gemelli, e Plutone in Acquario. Questo è ufficialmente proprio il richiamo della nuova era e dobbiamo allinearci proprio alla missione di vita. Passiamo alle coordinate del cielo, quindi i codici del cielo. Quindi c'è questo grande portale in Ariete, Saturno, Nettuno, ma troviamo anche Chirone in Ariete, che scuote le fondamenta del tempo. Saturno impone la struttura del nuovo, è assolutamente necessario e rigoroso il nuovo, allinearsi con Saturno, mentre Nettuno dissolve i confini della visione e Chirone, il guaritore ferito, apre una soglia di guarigione che passa attraverso il coraggio dell'iniziativa individuale e la fine della passività. Ogni azione ora ha un peso karmico immediato perché i tempi si accelerano sulla nostra madre terra Gaia. Inoltre abbiamo l'oceano in pesci e il destino. C'è uno stelium composto da Sole, Venere e Mercurio che insieme al nodo nord in pesci. Questa configurazione sposta il Dharma, ovvero l'insegnamento dell'umanità verso il perdono, verso l'insegnamento del proprio destino. Il nodo nord indica che l'unica direzione evolutiva è l'abbandono all'intuizione, mentre Mercurio, che si prepara alla retrogradazione il 25/2, ci impone di riascoltare il silenzio prima di parlare. Poi abbiamo l'Urano terrestre, ovvero nel segno del Toro, agli ultimi gradi del segno del Toro, e farà ufficialmente il suo ingresso ad aprile nel segno dei Gemelli. E Urano funge da sblocco finale per la materia. È il fulmine che colpisce la Terra, stabilizzando l'intuizione in risorse concrete, ma rivoluzionando anche i sistemi di valore. Nulla di ciò che è statico sopravviverà alla scossa elettrica della Terra. Mentre abbiamo la rivoluzione dell'Acquario, Plutone è un pianeta lentissimo e già ai primi gradi dell'Acquario, quindi da un po' di tempo, e Marte anche nel segno dell'Acquario camminano insieme in questo segno, spingendo per una distruzione radicale delle vecchie strutture sociali e la forza dell'intelligenza collettiva che si oppone all'autorità obsoleta. La libertà non è più un desiderio, ma è una necessità fisica. Passiamo all'ombra e l'ideale. Mentre il cielo punta all'unione, la luna nera in Sagittario agisce come una spina nel fianco, sfidando i nostri dogmi e le nostre false verità. Ci spinge a guardare l'ombra dietro le nostre convinzioni, che possono essere religiose o anche filosofiche, obbligandoci a un'onestà brutale
sulla nostra sete di libertà. Mentre il nutrimento del passato è dato da Giove retrogrado in Cancro, che funge da ancora emotiva, chiedendoci di rivisitare le nostre radici e il nostro bisogno di protezione prima di lanciarci nel futuro ignoto che l'Ariete sta già costruendo. Questa congiunzione di Saturno e Nettuno durerà ben 36 anni. Sotto questa volta stellata, ogni segno è chiamato a scalare la propria piramide di potere, integrando i governatori sia planetari ma anche i governatori esoterici per trasformare la propria esistenza in un atto di servizio sacro. E ora passiamo segno per segno. Cominciamo per te, amico del segno dell'Ariete. La tua parola chiave è il guerriero della struttura. Il tuo campo di battaglia per questa settimana vibra tra la necessità di una metamorfosi profonda e la costruzione di una struttura di vita solida. La sfida è rappresentata da Saturno nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, e ti sfida a mettere ordine nel caos delle tue iniziative. Ti impone una disciplina ferrea e la responsabilità totale del tuo benessere emotivo e mentale. Non è più tempo di abitudini distruttive. Mentre la soluzione è data da Nettuno e Chirone, anche loro nel tuo segno, quindi nella tua prima casa. La soluzione risiede nel rendere sacro ogni tuo gesto attraverso l'onestà emotiva. Chirone guarisce la ferita dell'identità, smettendo di aspettare il permesso degli altri per esistere, mentre Nettuno trasforma il tuo sogno in una visione ispirata. Lo sblocco da chi è dato? Da Urano in Toro nella tua seconda casa. Urano sblocca il risveglio della materia. Si sbloccano improvvisamente situazioni economiche e progetti concreti che erano magari in stasi. È il momento di dare forma solida alle tue intuizioni interiori. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento dato da Venere, che è nel segno dei pesci, quindi nel segno della sua esaltazione, l'amore qui non ha più confini e si apre all'empatia universale e alla risonanza d'anima. Essendo nella tua 12ª casa con il nodo nord, nel segno dei pesci, quindi nella zona del subconscio, dei luoghi chiusi, il sentimento è vissuto nel ritiro e nella connessione con il mondo invisibile, mentre il desiderio rappresentato da Marte nel segno dell'Acquario, dalla tua 11ª casa in sestile al tuo Sole, Marte allinea il tuo fuoco interiore attraverso l'aria del futuro. Non agisci più per dovere, ma per ideale. Sei un ribelle consapevole che agisce come un fulmine per scuotere i circuiti obsoleti dell'ego, mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, che dalla tua quarta casa forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Giove richiama le tue radici. Devi guarire i tuoi bisogni primari per poter sostenere le nuove responsabilità che il destino ti sta offrendo. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità rappresentata dal Sole che agisce nella tua 12ª casa in pesci illumina, diciamo, la tua coscienza che vira verso lo spirito. È tempo di essere invece di fare, chiudendo i cicli passati verso una fase di gestazione profonda. Mentre la comunicazione rappresentata da Mercurio retrogrado dal 25 febbraio nella tua 12ª casa indica che il maestro del pensiero entra nel cuore dell'infinito e qui dal 25 la mente razionale deve arrendersi all'ispirazione divina. La comunicazione si fa fatta di silenzi e anche intuizioni, quindi attenzione anche ai sogni.
Mentre i grandi giganti, Plutone in Acquario, in aspetto armonico di sestile al tuo Sole della tua 11ª casa, scava nelle fondamenta dei tuoi progetti a lungo termine per distruggere strutture di potere ormai obsolete. La tua piramide di potere è rappresentata quindi dalla tua immagine che tu rimandi al mondo. Questa piramide è un portale di allineamento che ti sfida a trasformare le tue basi interiori in un'ascesa verso il vertice della realtà. Alla base abbiamo Chirone in Ariete che trasforma il tuo dolore e la ferita dell'identità in fondamenta consapevoli, mentre al fianco c'è ancora Nettuno nel segno dell'Ariete che trasforma il tuo sogno vago in una visione ispirata che parla della tua verità interiore, mentre al vertice c'è Saturno in Ariete che trasforma la tua visione in una realtà solida, preparandoti a un'ascesa che durerà i prossimi 3 anni. Passiamo al messaggio spirituale. Marte è il tuo governatore planetario e rappresenta la forza guerriera che distrugge l'illusione per liberare la verità, ma è Mercurio, tuo governatore esoterico, che illumina e ti dà la spinta, quindi sei nel campo di battaglia dell'anima, dove cerchi l'armonia attraverso il conflitto. Il tuo compito è fondere gli opposti per creare la pura bellezza della tua risurrezione interiore. Mercurio esoterico ti dona e ti offre questo appoggio di avere questa intelligenza creativa capace di trovare l'armonia e quindi la risoluzione del conflitto. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro, vedremo il campo di battaglia, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e la piramide del potere, oltre che a un messaggio spirituale in chiave dell'anima. Amico del Toro, la tua parola chiave è il risveglio del valore. Il tuo campo di battaglia, quindi di azione, si sposta tra la chiusura di un lungo ciclo karmico e la necessità di rinnovare radicalmente la tua immagine nel mondo. La sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno, ma anche Chirone nel segno dell'Ariete nella tua 12ª casa. Quindi questo accumulo di pianeti, dei codici del cielo, ti sfida a guardare in faccia le tue paure più profonde. Saturno ti chiede di strutturare il tuo mondo interiore e di fare pulizia dei pesi karmici, mentre Chirone guarisce le ferite nascoste attraverso la solitudine e la meditazione, quindi la connessione con il tuo sé più autentico. Mentre la soluzione è rappresentata da Sole, Venere e Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci che dalla tua 11ª casa formano un bellissimo sestile al tuo Sole. La soluzione richiede nel supporto del collettivo e dei nuovi progetti. Venere, che è tua governatrice planetaria, è nel punto più alto di protezione. Apriti a collaborazioni con amici o gruppi che condividono i tuoi ideali elevati. La tua forza oggi è proprio il sociale, mentre lo sblocco è dato proprio da Urano nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, e agisce come un fulmine che risveglia la tua identità. Si sbloccano situazioni personali che prima erano ferme. Non aver paura di cambiare aspetto oppure di presentarti al mondo in modo completamente nuovo e originale. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento dato da Venere, la dia della bellezza, dell'armonia, ma anche dal nodo nord in pesci della tua 11ª casa formano un bellissimo sestile al tuo sole. L'amore è amicizia, condivisione e visione in comune. Con Venere in esaltazione nel segno dei pesci, le relazioni si tingono di una dolcezza, si può dire spirituale. È il momento di progettare il futuro con il partner o di fare incontri significativi attraverso
i circoli sociali. Mentre il desiderio rappresentato da Marte nel segno dell'Acquario, il punto più alto del tuo vertice, quindi del tuo cielo, accende l'ambizione. Il desiderio è rivolto alla realizzazione professionale. Sei attratto da chi stimola la tua mente e la tua voglia di indipendenza, mentre le radici sono date da Giove retrogrado nel segno del Cancro, che dalla tua terza casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. La terza casa è rappresentata come comunicazione, brevi spostamenti, la casa dei fratelli e delle sorelle, e Giove ti chiede di rivisitare il modo in cui tu comunichi sia con i fratelli sia con l'ambiente vicino. Rallenta i ritmi quotidiani per riascoltare la tua voce interiore. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è data dal sole nel segno dei pesci, nella tua 11ª casa. Il sole illumina i tuoi sogni a lungo termine. È una settimana eccellente per dare energia a nuovi progetti di gruppo, nuovi progetti legati alle amicizie, e la tua vitalità dipende dalla capacità di sentirti parte di qualcosa di più grande. Mentre la comunicazione è rappresentata da Mercurio, ma che diventa retrogrado il 25 febbraio, e anche lui nel segno dei pesci della tua 11ª casa, quindi del sociale, delle amicizie. Quindi ti chiede di prestare attenzione a fraintendimenti con amici o collaboratori. È il momento di rivedere i piani di un progetto avviato in passato, piuttosto che lanciarne uno nuovo senza avere delle basi certe. Mentre i grandi giganti come Plutone in Acquario, che dalla tua 10ª casa forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, Plutone sta trasformando radicalmente la tua carriera. Le vecchie strutture di potere professionale stanno crollando per lasciare posto a un'attività più libera e innovativa. Ma qual è la tua piramide del potere? E dove agisce questa piramide? Agisce nella tua 12ª casa, nella casa dell'inconscio, dei luoghi chiusi, delle prove. Questo portale ti invita a stabilizzare l'invisibile per manifestare il visibile. La base è rappresentata da Chirone in Ariete, che ti dice che di accettare e guarire la sensazione di essere solo nella tua battaglia interiore. Mentre al fianco abbiamo Nettuno, anche lui in Ariete, che ti dice di affidarti all'intuizione spirituale come bussola per la tua azione. Mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua disciplina spirituale. Trasforma il silenzio in potere. Passiamo al messaggio spirituale per l'anima. Venere, tua governatrice planetaria, ti chiede di riconoscere la bellezza come legge universale. La tua missione è armonizzare la materia, portando grazia, equilibrio e valore reale in ogni tua azione manifesta. Ma il tuo governatore esoterico è Vulcano, che è il fabbro cosmico degli dei, che vibra proprio nell'ottava dell'intelligenza creativa. Il messaggio è: forgia la tua realtà, usa il fuoco della tua volontà per plasmare la vita, trasformando le resistenze grezze della materia in uno strumento di luce. E ora passiamo per te, amico del segno dei Gemelli. Vedremo come sarà questa tua settimana, vedremo come agiscono i codici del cielo, in quali case, la sfida, la soluzione, lo sblocco, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, la piramide del potere, e vedremo un messaggio spirituale proprio per l'anima. La tua parola chiave è la sintesi del pensiero. Il tuo campo di battaglia, quindi di azione, si gioca tra la visione del futuro collettivo e la tua massima realizzazione pubblica. La sfida da chi è data? Da Saturno, Nettuno e Chirone nel segno dell'Ariete.
che dalla tua 11ª casa sono in aspetto armonico di sestile al tuo Sole, ma chiaramente anche il sestile di Saturno non è mai una passeggiata. Questa potente congiunzione, quindi nella tua 11ª casa, ti sfida a selezionare le tue alleanze. Saturno ti chiede di strutturare i tuoi progetti a lungo termine e non puoi più disperdere energie in troppe direzioni. Devi essere l'architetto del tuo futuro sociale. Mentre la soluzione data dal Sole, Venere e Mercurio è il nodo nord nel segno dei pesci, che sul punto più alto del tuo vertice, quindi la 10ª casa, il punto più alto del tuo cielo. La soluzione risiede nella tua carriera e nella visibilità. Con questo accumulo di pianeti in pesci nel punto più alto del tuo cielo, il successo arriva attraverso l'intuizione, ma anche l'empatia. Segui il flusso e affidati al flusso. La tua professione ora ha bisogno di anima, non solo di logica, mentre lo sblocco è dato da Urano in Toro, che agisce un po' dietro le quinte nella tua 12ª casa, nel luogo chiuso del subconscio. Urano ti sblocca messaggi profondi dal subconscio, liberazioni improvvise magari da pesi karmici o intuizioni geniali che arrivano nel silenzio e ti permettono di vedere chiaramente la strada che tu devi seguire e quindi intraprendere. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento rappresentato da Venere, la dea della bellezza, dell'affettività, e il nodo nord nel segno dei pesci sul punto più alto del tuo cielo, il vertice più alto, quindi la 10ª casa, la reputazione sociale, l'immagine pubblica. Qui l'amore è sotto i riflettori. Potresti vivere un legame legato all'ambiente professionale o sentire il bisogno di una relazione che sia riconosciuta e solida. Con Venere nella sua esaltazione in pesci emani un fascino magnetico e ispiratore, mentre il desiderio rappresentato da Marte, che transita nel segno dell'Acquario, forma un bellissimo trigono al tuo Sole dalla tua 9ª casa. Marte accende la sete di avventura e conoscenza. Il desiderio è libertà, esplorazione e condivisione di ideali elevati. Sei attratto da chi allarga i tuoi orizzonti mentali, mentre l'ombra è rappresentata dalla luna nera in Sagittario, quindi in opposizione al tuo Sole nella tua 7ª casa, nella casa delle relazioni. Segnala una tensione tra il bisogno di unione e la fame di indipendenza, si può dire anche selvaggia. Attenzione a non proiettare sul partner le tue zone d'ombra legate alla libertà. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal Sole nel segno dei pesci, dalla 10ª casa, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole e il Sole illumina appunto il successo, la visibilità pubblica. È una settimana di grande visibilità, la tua energia è al massimo. Quando ti senti utile agli altri attraverso il tuo ruolo sociale. La comunicazione è rappresentata da Mercurio, retrogrado nel segno dei pesci dal 25 febbraio e anche lui nella tua 10ª casa, che è anche il tuo governatore planetario e quindi qui diventa retrogrado proprio nel settore della carriera. Rivedi i contratti, rileggi le mail e non avere fretta di firmare, mi raccomando, mai firmare con Mercurio retrogrado. Usa questo tempo per rifinire la tua strategia di comunicazione professionale. Scusate, mentre i grandi giganti rappresentati da Plutone in Acquario dalla 9ª casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Plutone sta trasformando le tue credenze e la tua visione del mondo. Le vecchie certezze crollano per
lasciare spazio a una nuova filosofia di vita più autentica e radicale. E ora passiamo alla piramide di potere che viene manifestata come energia nella tua 11ª casa. Questo portale della piramide di potere ti sfida a dare fondamenta ai tuoi sogni collettivi per trasformarli in realtà. L'11ª casa è proprio la casa delle amicizie, collaborazioni, diciamo progetti a lungo termine, quindi è qui che viene rappresentata un po' la sfida. La base è data da Chirone nel segno dell'Ariete che ti chiede di guarire il bisogno di approvazione sociale. Agisci per te stesso, non per il plauso del gruppo. Mentre il fianco è rappresentato proprio da Nettuno in Ariete. Visualizza un futuro dove la tua individualità serve il bene comune, mentre il vertice è rappresentato da Saturno, che ripeto non è mai una passeggiata, anche se è un aspetto armonico. Saturno ti chiede di ristrutturare i tuoi progetti con disciplina. Il sogno diventa reale solo attraverso l'impegno costante. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo governatore planetario è Mercurio, che ti impone di dare peso e coerenza al tuo pensiero. Il messaggio è: rendi solida la tua parola, costruisci basi logiche e comunicative che possano reggere il peso della tua visione. Ma è Venere, tua governatrice esoterica, che è custode dell'amore superiore e potere mentale e ti chiede di trasformare la tua mente in un magnete spirituale. Il messaggio è: cerca l'unità nella dualità, usa la tua intelligenza per creare ponti di luce e l'armonia tra gli opposti. E ora passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo come andrà questa settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo la sfida, il campo di azione, la soluzione, lo sblocco. Vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti. Vedremo la piramide di potere dove si manifesta e un messaggio spirituale per l'anima, seppur breve. La tua parola chiave è l'espansione della fede. Il tuo campo di azione si sposta dalla necessità di trovare una nuova collocazione nel mondo alla chiamata verso orizzonti filosofici e spirituali più vasti. La sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno e Chirone, entrambi nella tua 10ª casa formano un aspetto dissonante di quadratura, quindi qui richiede un maggiore impegno, diciamo, sulla carriera, perché il punto più alto del tuo cielo, il vertice più alto, ed è in aspetto dissonante, quindi richiede il maggiore impegno. Questa potente congiunzione, quindi sul punto più alto del tuo cielo, ti sfida a diventare l'autorità della tua vita. Saturno ti chiede di strutturare la tua carriera e la tua immagine pubblica con coraggio, mentre Chirone ti aiuta a guarire la ferita del rifiuto professionale attraverso la scoperta della tua forza guerriera. Mentre la soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio e Nodo Nord nel segno dei pesci, che dalla tua 9ª casa formano un bellissimo trigono al tuo Sole. Mercurio diventa retrogrado il 25 febbraio, però lo vedremo al dettaglio nel lavoro e nei progetti. Qui questo stellium di pianeti ti dà la soluzione, che ti dicono che la soluzione risiede nella fede e nella esplorazione. Con questo accumulo di forze celesti nel segno dei pesci, nella tua 9ª casa, la tua forza arriva da studi elevati e connessione spirituale. Segui l'intuizione. La tua strada è tracciata se hai una fede incrollabile nel piano divino che ti permette di avanzare senza paura.
mentre lo sblocco è dato da Urano in Toro, che dalla tua 11ª casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Urano è nel settore dei progetti, delle amicizie e sblocca improvvisamente la tua capacità di concretizzare i sogni. Si manifestano cambiamenti e aiuti inaspettati da parte di gruppi o persone influenti che stabilizzano le tue risorse e le tue prospettive future. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere in pesci e anche dal nodo nord in pesci che formano un bellissimo trigono dalla tua nona casa, e l'amore è vissuto come un viaggio dell'anima, una missione di guarigione e anche di maggiore empatia. Venere è in esaltazione nel segno dei pesci e cerchi un compagno che condivida i tuoi valori spirituali, toccando vette di sensibilità che trascendono il piano fisico, mentre il desiderio è dato da Marte in Acquario, che manifesta il suo codice di energia nella tua 8ª casa, accende un desiderio profondo e ti guida da un bisogno di libertà e di trasformazione. La tua spinta vitale si gioca nella gestione del potere personale e dei legami intimi attraverso un'alleanza mentale innovativa. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, proprio nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, e ti chiede di riconsiderare te stesso e il tuo valore. Prima di espanderti fuori, devi ritrovare la fiducia nella tua casa interiore e guarire i tuoi bisogni primari per sostenere la tua crescita personale. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è sostenuta dal sole in pesci, che dalla nona casa forma un bellissimo trigono, il tuo sole. Il sole illumina la tua crescita intellettuale e alimenta una creatività ispirata però. Sei vitale quando puoi prenderti cura di un progetto che ha un'anima, quando espandi i tuoi confini professionali verso nuovi ambiti di studio, mentre la comunicazione è data da Mercurio, che il giorno 25 però diventa retrogrado. Mercurio è nel segno dei pesci e dalla tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo sole. Però Mercurio retrogrado ti impone una revisione dei tuoi ideali e dei dettagli burocratici. Non è tempo di agire all'esterno, ma di riallineare il tuo pensiero profondo alla tua visione spirituale, ascoltando i messaggi del tuo maestro interiore. Mentre i grandi giganti è rappresentato da Plutone in Acquario, che insieme a Marte comunque nella tua 8ª casa, nel segno dell'Acquario, Plutone sta scavalcando le tue ombre per una purificazione radicale del tuo potere personale. Ti spinge a distruggere vecchi schemi emotivi e finanziari per lasciare posto a una gestione delle risorse più libera. Ora passiamo alla piramide di potere, che manifesta la sua energia proprio nel punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa. Questo portale della piramide ti sfida a costruire la tua cattedrale nel mondo attraverso la leadership consapevole. La base è rappresentata da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non essere protetto o all'altezza, trovando la sicurezza e la forza guerriera dentro di te. Mentre al fianco c'è Nettuno in Ariete, che ti chiede di visualizzare la tua sensibilità e la tua carriera non come una debolezza, ma come un portale di servizio ispirato alla collettività. Mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di manifestare la tua autorità con disciplina, diventa il pilastro della tua stessa esistenza ed edifica con coraggio la tua nuova realtà.
Passiamo al messaggio spirituale. La tua governatrice planetaria è la Luna, che ti chiede di onorare il tuo ritmo interiore e la tua natura ciclica. Il messaggio è: sii custode delle tue acque, quindi delle tue emozioni. Impara a fluire come con le maree della vita senza farti travolgere, usando le emozioni come bussola per la verità. Mentre il tuo governatore esoterico è Nettuno, che è custode del sesto raggio, della devozione, dell'idealismo, diciamo è un'ottava superiore, quindi in questa vibrazione, e ti chiama alla purificazione totale del desiderio. Il messaggio è: trasforma l'emozione in devozione. Il tuo compito è portare l'armonia del cielo sulla terra attraverso un atto di amore incondizionato. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo il campo di sfida, quindi il campo di azione dei codici del cielo, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, la piramide di potere, e vedremo un piccolo messaggio spirituale per l'anima. Amico del leone, la tua parola chiave della settimana è la consapevolezza del cuore. Il tuo campo di azione, quindi il campo di battaglia, si sposta dalla ricerca di un senso superiore alla necessità di trasformare radicalmente il tuo potere personale attraverso il distacco. La sfida è data da Saturno, Nettuno e Chirone, che dalla tua nona casa formano un bellissimo trigono al tuo Sole. E chiaramente, anche se è un trigono, Saturno non è mai una passeggiata, e questa potente congiunzione ti sfida a strutturare una nuova filosofia di vita. Saturno ti chiede di dare forma ai tuoi ideali con coraggio. Chirone ti aiuta a guarire la ferita dell'orgoglio attraverso la scoperta di una verità spirituale, diciamo, più profonda e autentica. La soluzione è data dal Sole, Venere, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, che manifestano la loro energia nella tua ottava casa della trasformazione, morte e rinascita. Mercurio diventerà retrogrado il 25 febbraio, ma lo vedremo al dettaglio nel lavoro e nei progetti come comunicazione. Qui questo stellium di pianeti nel segno dei pesci ti dà la soluzione, ti dice che la soluzione risiede nella trasmutazione, diciamo, e nel lasciare andare certe cose che oramai sono legate oramai al passato, e quindi di trasformare, diciamo, certe cose del passato e magari di perdonare anche te stesso. Attenzione che sono due cose diverse, non significa accettare, ma perdonare significa essere liberi spiritualmente, lasciare andare tutte queste cose legate al passato. E la tua forza arriva proprio diciamo, nella capacità di arrenderti al flusso dell'invisibile. La soluzione è lasciare che le vecchie parti di te muoiano per rinascere in una forma più luminosa, diciamo, e anche più empatica. Mentre lo sblocco è dato da Urano in Toro, che forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, nel punto più alto del tuo cielo. Urano agisce come un fulmine che risveglia la tua realizzazione pubblica. Si possono sbloccare improvvisamente situazioni professionali stagnanti. Non aver paura di abbracciare un ruolo radicalmente nuovo che esprima la tua vera originalità. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, la dea della bellezza, e il nodo nord nel segno dei pesci.
che manifestano la loro energia nella tua ottava casa, morte e trasformazione, e l'amore è vissuto come una fusione profonda e spirituale con, con Venere in esaltazione nel segno dei pesci, cerchi una risonanza d'anima che vada oltre la superficie. È il momento di guarire i legami intimi attraverso un'empatia totale che dissolve ogni barriera di separazione. Mentre il desiderio è dato da Marte in Acquario in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni, delle alleanze, delle partnership, e Marte accende il desiderio di confronto e collaborazione. La tua spinta vitale si gioca nella libertà di essere te stesso all'interno della coppia, cercando un complice che stimoli la tua mente e la tua sete di progresso collettivo. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro che lavora in sordina nella tua 12ª casa, la casa anche del subconscio, della spiritualità. Giove ti chiede di riconsiderare il tuo mondo interiore e i tuoi sogni. Prima di splendere fuori, devi nutrire la tua spiritualità nel silenzio e liberarti di vecchi fardelli emotivi ereditati dal passato che pesano nel tuo inconscio. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal sole nel segno dei pesci, nella tua ottava casa, morte e trasformazione. Il sole illumina la tua capacità di rigenerazione. Sei vitale quando ti dedichi a progetti di trasformazione profonda o quando gestisci risorse collettive con saggezza. La tua energia magnetica attira le opportunità necessarie per la tua evoluzione materiale, mentre la comunicazione è data da Mercurio retrogrado dal 25 febbraio nel segno dei pesci, sempre nella tua ottava casa. Mercurio ti impone una revisione dei patti e degli accordi segreti. Non è tempo di firmare nuovi contratti, ma di ascoltare le intuizioni che arrivano dal profondo. Le risposte che cerchi emergono solo attraverso una riflessione onesta e silenziosa, mentre i grandi giganti dato da Plutone in Acquario, quindi in opposizione al tuo Sole, Plutone sta trasformando radicalmente il tuo modo di relazionarti con gli altri. Le vecchie dinamiche di potere nelle associazioni stanno crollando per lasciare posto e spazio a collaborazioni basate sulla parità e sull'innovazione radicale. Ma qual è la tua piramide di potere? Dove manifesta la sua energia? Nella tua nona casa. Questo quindi la casa dell'espansione spirituale, dei grandi orizzonti, ma anche l'espansione mentale e la ricerca della propria verità. Questo portale della piramide di potere ti sfida a stabilizzare la tua visione superiore per manifestare la tua verità nel mondo. La base è data da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non essere visto o riconosciuto nel tuo valore morale, trovando la tua guida spirituale interna, quindi il tuo maestro interiore. Dal fianco è rappresentato da Nettuno, che ti chiede di visualizzare i tuoi ideali non come sogni astratti, ma come una fiamma ispirata che guida ogni tua azione concreta, mentre il vertice è rappresentato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua nuova fede. Trasforma la tua intuizione in una disciplina di vita che ti permetta di essere un esempio per gli altri. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo governatore planetario è il Sole, che ti chiede di essere il centro del tuo sistema solare, irradiando vita e calore. Il messaggio è: io sono la luce. Non cercare approvazioni all'esterno,
Sii tu stesso la fonte inesauribile di energia che nutre la tua realtà. Mentre il tuo governatore esoterico è sempre il Sole, ma con la differenza che è l'essenza del grande cuore del grande Sole centrale, quindi il Sole nella sua ottava superiore, ti chiama a incarnare l'amore e la saggezza pura. Il messaggio è: sii l'amore che illumina. Il tuo compito è agire come un canale per il cuore del grande Sole centrale, portando la volontà divina nel calore della presenza umana. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026. Vedremo la sfida, la soluzione e lo sblocco del campo di azione dove manifestano le energie, i pianeti celesti. Vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, la piramide di potere e infine vedremo un piccolo messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave della settimana, amico della Vergine, è la purificazione del servizio. Il tuo campo di azione si sposta dalla gestione delle crisi interiori alla necessità di trovare un nuovo equilibrio sacro all'interno delle tue unioni. La sfida è data da Saturno, Nettuno e Chirone nel segno dell'Ariete, che manifestano la loro energia nella casa della morte, la trasformazione, ma anche della rinascita, come l'araba fenice. Questa potente congiunzione nella tua ottava casa ti sfida a guardare in faccia alle tue ombre più profonde e il bisogno di controllo. Saturno ti chiede di strutturare il distacco dai vecchi attaccamenti, mentre Chirone guarisce la ferita del potere personale attraverso la resa e la trasformazione del dolore in forza consapevole. Questo è quello che ti chiede Chirone. Mentre la soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci che sono in opposizione al tuo Sole. La soluzione risiede nel lasciare andare, diciamo, tante cose nelle relazioni e di trovare il giusto equilibrio e di accogliere l'altro con questo accumulo nel segno dei pesci nella tua casa delle relazioni. La tua forza nasce, diciamo, da una maggiore empatia e dal superamento del giudizio. La soluzione è fluire insieme al partner oppure ai collaboratori, trovando un'unione d'anima che superi la logica, mentre lo sblocco è dato da Urano diretto in Toro, che dalla tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. E Urano sblocca improvvisamente la tua visione del mondo. Si manifestano opportunità di espansione, viaggi inaspettati o nuove filosofie di vita che portano stabilità materiale nella tua crescita spirituale. È il momento di osare oltre i tuoi soliti confini mentali. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, la dea della bellezza, e dal nodo nord, nel segno dei pesci, nella tua settima casa, quindi in opposizione al tuo sole. L'amore è vissuto come una devozione sacra. Venere è in esaltazione nel segno dei pesci e cerchi una risonanza che sia pura empatia. È tempo di sciogliere le barriere del tuo perfezionismo e di vivere un sentimento che non ha più confini, basandosi sulla risonanza dell'anima e sulla protezione reciproca. Mentre il desiderio è rappresentato da Marte nel segno dell'Acquario, che agisce nella casa della quotidianità. Marte accende il desiderio di riformare la tua giornata quotidiana e il tuo benessere. La tua spinta vitale si gioca nel rendere il tuo lavoro e le tue abitudini più libere, più innovative, cercando collaborazioni che rispettino
la tua indipendenza e il tuo bisogno di progresso, mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, che dalla tua 11ª casa, dalle amicizie, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Giove ti chiede di riconsiderare i tuoi progetti a lungo termine e le tue amicizie. Prima di agire nel sociale devi nutrire il tuo senso di appartenenza a un gruppo oppure a un ideale che sia realmente in linea con la tua sensibilità e con le tue radici emotive. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità che è rappresentata dal Sole nel segno dei pesci, quindi in opposizione al tuo Sole nella tua 7ª casa, il Sole illumina la tua capacità di cooperazione. Sei vitale quando puoi agire in coppia o in un team, mettendo la tua precisione al servizio di una visione collettiva. La tua energia magnetica attira contratti e alleanze che rispecchiano la tua onestà interiore, mentre la comunicazione è data da Mercurio che dal 25 febbraio diventa retrogrado nel segno dei pesci, anche lui sempre in opposizione al tuo Sole nella tua 7ª casa. Mercurio ti impone una revisione profonda nel modo in cui tu comunichi con gli altri, sia con il partner e anche nelle alleanze. Non è tempo di discutere dettagli tecnici, ma di ascoltare il non detto. Le risposte ai tuoi dubbi professionali arrivano attraverso l'intuizione e il silenzio condiviso. Mentre i grandi giganti, rappresentato da Plutone in Acquario, che insieme a Marte manifesta la propria energia nella casa della quotidianità, Plutone sta trasformando radicalmente il tuo modo di servire e di lavorare. Le vecchie strutture lavorative e i metodi obsoleti stanno crollando per lasciare posto a un'attività più libera, tecnologica e orientata al bene comune. Ma dove agisce questa piramide di potere? Questa piramide di potere agisce nella tua 8ª casa e questo portale della piramide ti invita a stabilizzare l'energia invisibile per manifestare una nuova forza nella materia. La base è rappresentata da Chirone nel segno dell'Ariete, che ti chiede di guarire la paura di perdere il controllo o di essere vulnerabile, trovando la tua stabilità nella trasformazione costante. Mentre il fianco è rappresentato da Nettuno in Ariete, che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore come bussola per gestire le tue risorse profonde e i tuoi legami di potere, mentre il vertice è rappresentato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua nuova indipendenza emotiva. Trasforma la crisi in una disciplina interiore che ti renda invulnerabile. Passiamo al messaggio spirituale per l'anima. Il tuo governatore planetario è Mercurio, che ti chiede di dare stabilità e forma concreta ai tuoi pensieri. Il messaggio è: rendi solida la tua verità, usa la tua intelligenza per costruire una struttura logica che sostenga la tua nuova visione del mondo senza disperderla nel dubbio. Ma la tua governatrice esoterica è la Luna, che ti chiede nella sua 8ª superiore, ti chiede la stabilità e ti chiama a radicare le tue emozioni nella materia. Il messaggio è: edifica sul sentimento. Il tuo compito è di e ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo il campo di sfida, ovvero il campo di azione delle energie celesti, la sfida, la soluzione
e diciamo lo sblocco. Vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, ma soprattutto la piramide di potere e un messaggio spirituale per l'anima. Amico della bilancia, la tua parola chiave della settimana è l'equilibrio della scelta. Il tuo campo di azione si sposta dalla necessità di compiacere gli altri alla sfida di integrare la tua nuova identità guerriera all'interno dei legami. La sfida è data da Saturno, Nettuno e Chirone, entrambi nel segno dell'Ariete, quindi in opposizione al tuo Sole dalla tua settima casa. Questa potente congiunzione proprio in questa casa delle relazioni ti sfida proprio frontalmente. Saturno ti chiede di strutturare dei confini sacri e di assumerti la responsabilità dei tuoi desideri. Chirone ti chiede di guarire la ferita della dipendenza affettiva attraverso la riscoperta di una sana indipendenza e del coraggio di dire io, mentre la soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, nella casa della quotidianità. Mercurio diventa retrogrado comunque il 25 febbraio. Qui la soluzione risiede nel servizio sacro e nella cura del dettaglio quotidiano. Con questo affollamento di pianeti nel segno dei pesci, nella casa della quotidianità, la tua forza nasce dal rendere la tua vita un rito di purificazione, se così si può dire. La soluzione è fluire nelle piccole azioni, trovando pace nelle dedizioni e nel benessere psicofisico, mentre lo sblocco è dato da Urano, diretto in Toro, nella casa della trasformazione, e agisce come un fulmine che sblocca le tue risorse profonde, i tuoi legami di potere. Si manifestano cambiamenti improvvisi in questioni finanziarie o ereditarie. Non aver paura di tagliare i punti con i vecchi schemi di controllo per abbracciare una nuova libertà economica. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, la dea della bellezza, e il nodo nord in pesci che manifestano la loro energia nella casa della quotidianità. L'amore è vissuto attraverso la cura e la dedizione quotidiana. Qui cerchi una risonanza che sia un supporto reciproco e anche di guarigione. È il tempo di sciogliere le barriere dell'idealizzazione e di amare l'altro nel servizio concreto. Questo vale anche per i colleghi nel tuo lavoro come dipendente oppure con chi ti circonda nella giornata, portando la magia del sacro nella tua routine quotidiana. Mentre il desiderio è dato da Marte nel segno dell'Acquario, che forma un bellissimo trigono al tuo Sole dalla tua quinta casa. Marte accende il desiderio di espressione creativa e gioia, ma un tantino ribelle. La tua spinta vitale si gioca nel gioco, nel piacere e nella conquista di una libertà espressiva che rompa gli schemi tradizionali del romanticismo. Mentre le radici sono date da Giove retrogrado in Cancro, in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole dal punto più alto del tuo cielo, la decima casa, quindi la carriera pubblica. Giove ti chiede di riconsiderare il tuo successo e la tua immagine pubblica. Prima di espanderti nel mondo devi nutrire le tue fondamenta emotive e capire se il ruolo che ricopri rispecchia realmente la tua sensibilità e la tua storia personale. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è data dal sole nel segno dei pesci, nella casa della quotidianità. Quindi il sole illumina la tua capacità di organizzazione ispirata. Sei vitale quando puoi mettere la tua creatività al centro del lavoro quotidiano, al servizio del lavoro quotidiano e del tuo benessere psicofisico. La tua energia magnetica attira soluzioni intuitive che risolvono problemi pratici in modo quasi miracoloso, mentre la comunicazione è data da Mercurio retrogrado dal 25, anche lui in pesci nella casa della quotidianità.
e Mercurio ti impone una revisione delle tue abitudini lavorative e della comunicazione con i tuoi colleghi. Non è tempo di lanciare nuovi progetti, ma di ascoltare il ritmo del tuo corpo e di rivedere i dettagli di ciò che è già in corso, ma con un occhio attento. Mentre grandi giganti come Plutone in Acquario, dalla tua quinta casa, in bellissimo trigono al tuo Sole, Plutone sta trasformando radicalmente il tuo concetto di creatività e di amore. Le vecchie forme di espressione dell'ego stanno crollando per lasciare posto a una potenza creativa più autentica, collettiva e orientata all'innovazione. Passiamo alla piramide di potere che si manifesta nella tua settima casa delle relazioni, delle partnership, ma anche del matrimonio. Questo portale ti invita a stabilizzare la tua presenza nell'incontro con l'altro senza perdere te stesso. La base è rappresentata da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non essere, diciamo, amata o amato se ti mostri forte o indipendente, trovando la tua stabilità nell'autoaffermazione. Il fianco è dato da Nettuno in Ariete, che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per vedere l'altro come un riflesso della tua stessa evoluzione spirituale. Mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alle tue relazioni. Trasforma l'accordo superficiale in un impegno autentico basato sul rispetto della reciproca libertà. Passiamo al messaggio spirituale. La tua governatrice planetaria è Venere, che ti chiede di usare l'intelligenza creativa per armonizzare la tua vita. Il messaggio è: crea la bellezza attraverso il pensiero. Usa il tuo potere mentale per plasmare relazioni che siano opere d'arte e per dare un valore sacro a ogni tua scelta. Ma è Urano il tuo governatore esoterico, che è un'ottava superiore del settimo raggio. Urano, nella sua ottava di ordine cerimoniale e magia, ti chiama a manifestare la nuova era. Il messaggio è: libera la tua magia. Il tuo compito è di portare il cambiamento radicale attraverso un ordine superiore, trasformando il caos delle relazioni in una danza armonica di armonie libere. Ed ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo qual è il tuo campo di azione in questa settimana che andrà dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo quindi il campo di azione, la sfida, la soluzione e lo sblocco. Vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, ma la piramide di potere, che cosa ti chiede questo come portale, è un messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave della settimana è l'armonia attraverso il conflitto. Il tuo campo di azione si sposta dalla gestione della disciplina quotidiana alla sfida di esprimere la tua potenza creativa cercando l'equilibrio nel caos. La sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno e Chirone nel segno dell'Ariete, che manifestano la loro energia nella casa della quotidianità. Questa potente congiunzione ti sfida a trasformare radicalmente i tuoi ritmi. Saturno ti chiede di strutturare una nuova disciplina fisica e lavorativa. Chirone ti chiede di guarire la ferita dell'impotenza attraverso un'azione quotidiana coraggiosa che non ammette più alibi o pigrizie. La soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio, il nodo nord nel segno dei pesci, che dalla tua quinta casa della creatività, del rapporto, della gestione dei sentimenti, il rapporto con i figli, forma un bellissimo trigono al tuo Sole. E la soluzione risiede proprio nella gioia creativa e nell'abbandono al sentire. Con questo accumulo di pianeti in pesci, la tua forza nasce dal gioco e dalla espressione dell'anima.
La soluzione è fluire nell'amore, ma anche nell'arte, trovando la bellezza che cura ogni ferita del passato. Mentre lo sblocco è dato da Urano nella settima casa, quindi in opposizione al tuo Sole, e relazioni, matrimonio, e Urano agisce come un fulmine che sblocca i tuoi legami. Si manifestano cambiamenti improvvisi nei contratti e nelle unioni. Non aver paura di rivoluzionare il tuo modo di stare con gli altri per abbracciare una libertà condivisa, ma che sia più autentica. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere e Nodo Nord nel segno dei pesci, che formano un bellissimo trigono al tuo Sole della tua quinta casa. L'amore è vissuto come, si può dire, chiamare o definire un'estasi spirituale e una celebrazione del cuore. Con Venere in pesci cerchi una passione che sia anche di guarigione. È tempo di vivere un sentimento romantico e travolgente, dove l'incontro con l'altro diventa un portale verso l'infinito. Mentre il desiderio è rappresentato da Marte, che dalla tua quarta casa forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Marte accende il desiderio di riformare le tue basi emotive e lo spazio domestico. La tua spinta vitale si gioca nel portare una ventata di innovazione e indipendenza nelle tue radici, rompendo gli schemi familiari obsoleti. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, che dalla tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Giove ti chiede di riconsiderare la tua fede e i tuoi studi superiori. Prima di espanderti verso nuovi orizzonti, devi nutrire la tua verità interiore e capire se la tua filosofia di vita è realmente in linea con la tua crescita emotiva e profonda. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal Sole nel segno dei pesci, che forma un bellissimo trigono dalla tua quinta casa. Il Sole illumina la tua capacità di creare dal nulla. Sei vitale quando puoi esprimere il tuo talento unico e quando metti la tua firma ispirata in ogni progetto. La tua energia magnetica attira l'attenzione di chi riconosce la profondità della tua visione, mentre la comunicazione è rappresentata da Mercurio in pesci, che diventa retrogrado il 25 febbraio, e dalla casa della creatività, quindi la quinta casa, forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Mercurio retrogrado ti impone una revisione dei tuoi progetti creativi e del modo in cui comunichi il tuo valore. Non è tempo di lanci ufficiali, ma di ascoltare il ritmo della tua ispirazione interna e di rifinire i dettagli dei tuoi sogni con l'amore. Mentre il grande gigante di Plutone in Acquario, insieme a Marte, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, Plutone si sta trasformando radicalmente il tuo concetto di casa e di appartenenza. Le vecchie strutture emotive del clan stanno crollando per lasciare posto a una stabilità interiore più libera, basata sulla tua verità individuale e non sul passato. La tua piramide di potere si manifesta nella casa della quotidianità, e questo portale ti invita a stabilizzare la tua nuova routine per manifestare la tua maestria nella materia. La base è rappresentata da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non essere abbastanza forte per affrontare le sfide quotidiane, trovando la tua stabilità nell'azione consapevole. Mentre il fianco è rappresentato da Nettuno in Ariete, che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per trasformare il tuo lavoro in un atto di servizio sacro e ispirato. Mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua nuova disciplina. Trasforma il disordine in un ordine dinamico basato sul rispetto del tuo tempo e della tua missione.
Passiamo al messaggio spirituale dell'anima. Sia il tuo governatore planetario è Marte, ma lo è anche come tuo governatore esoterico sempre Marte, quindi una doppietta di Marte. Marte ti chiede di usare la tua forza guerriera per difendere la tua verità. Il messaggio è: agisci con coraggio, non permettere che la paura fermi la tua ascesa, e la tua energia la devi usare per abbattere gli ostacoli interni ed esterni che impediscono la tua realizzazione. Ma il tuo segno è affiancato anche da una manifestazione di raggio che è il quarto raggio, e attraverso questa frequenza, che è l'armonia attraverso il conflitto, quindi il quarto raggio, questo raggio ti chiama alla risoluzione dei dualismi. Il messaggio è: trova la pace nel centro. Il tuo compito è usare il conflitto come uno strumento di purificazione, trasformando la lotta in una danza armonica che unisce terra e cielo. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo il campo di azione, la sfida, la soluzione e lo sblocco. Vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, la piramide di potere e un messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave, amico del Sagittario, è l'espansione della visione. Il tuo campo di azione si sposta dalla ricerca di gioia espressiva alla necessità di strutturare le tue fondamenta emotive e la tua identità creativa. La sfida è posta da Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete, che, diciamo, se sono anche in aspetto armonico di trigono al tuo Sole, non sono mai una passeggiata, comunque sia Saturno, Nettuno che anche Chirone. Questa potente congiunzione nella tua quinta casa della creatività ti sfida a dare forma alla tua creatività. Saturno ti chiede di strutturare i tuoi talenti con disciplina. Chirone ti chiede di guarire la ferita dell'espressione di sé attraverso la scoperta di un coraggio autentico che non ha più bisogno di maschere per brillare. Mentre la soluzione è data da Sole, Venere e Mercurio, e Nodo Nord in Pesci, che dalla tua quarta casa delle radici familiari forma un aspetto di quadratura dissonante al tuo Sole. La soluzione risiede nel ritorno alle radici e al nutrimento dell'anima, con l'accumulo di tanti pianeti nel segno dei pesci nella tua quarta casa. La tua forza nasce dalla pace domestica e del silenzio interiore. La soluzione è fluire nelle tue emozioni più intime, trovando nel sentire la base sicura per ogni tua espansione esterna. Lo sblocco è dato da Urano in Toro, che manifesta la sua energia nella casa della quotidianità e agisce come un fulmine che sblocca la tua giornata quotidiana. Si manifestano cambiamenti improvvisi nel lavoro e anche nel benessere psicofisico. Non aver paura di adottare metodi rivoluzionari per gestire la tua giornata, liberandoti da obblighi che frenano la tua libertà di azione. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, la dea della bellezza, l'armonia, e il nodo nord nel segno dei pesci, che formano un aspetto dissonante di quadratura al tuo sole dalla tua quarta casa, le radici familiari. E l'amore è vissuto come accoglienza, calore e protezione. E comunque cerchi una risonanza che sia casa. È tempo di guarire i legami familiari e di vivere un sentimento profondo che dia stabilità al tuo cuore, rendendo sacro lo spazio condiviso con chi ami. Mentre il desiderio è rappresentato da Marte in Acquario, dalla tua terza casa della comunicazione, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Marte accende il desiderio di comunicazione e scambio intellettuale. La tua spinta vitale
si gioca nella libertà di parola e nella curiosità verso il nuovo, cercando stimoli continui e incontri che elettrizzino un po' la tua mente e la tua voglia di muoverti. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, che manifesta la sua energia nella casa della morte, la trasformazione. E Giove è anche il tuo governatore planetario, ti chiede di riconsiderare il tuo potere personale e le tue risorse condivise. Prima di lanciarti in nuove avventure devi nutrire la tua capacità di trasformazione profonda e capire cosa deve essere lasciato andare per fare spazio al nuovo. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal sole in pesci che dalla casa delle radici familiari, la quarta casa, forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo sole. Quindi il sole illumina le tue basi. Sei vitale quando ti senti centrato e radicato nel tuo spazio privato. La tua energia magnetica attira opportunità che partono dal dentro, permettendoti di costruire progetti solidi che riflettano la tua verità interiore più pura. Mentre la comunicazione è data da Mercurio, retrogrado in pesci dal 25 febbraio. Mercurio, sempre lui, anche lui nella tua quarta casa, quindi in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. E Mercurio ti impone una revisione dei tuoi piani privati e del modo in cui tu comunichi con i tuoi cari. Non è tempo di decisioni affrettate sulla casa o sulla famiglia, ma di ascoltare i messaggi sottili che emergono dalla tua memoria emotiva. Mentre il grande gigante Plutone in Acquario, dalla tua terza casa, in aspetto di sestile al tuo Sole, sta trasformando radicalmente il tuo modo di pensare e di comunicare. Le vecchie convenzioni mentali stanno crollando per lasciare spazio a una percezione della realtà più acuta, tecnologica e orientata alla fratellanza universale. Ma la piramide di potere dove manifesta la sua energia? La manifesta nella casa della creatività. Questo portale ti invita a stabilizzare la tua luce creativa per manifestare la tua unicità nel mondo. La base è rappresentata da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non essere abbastanza originale o degno di nota, trovando la tua stabilità nel coraggio di essere semplicemente te stesso, senza maschere. Mentre il fianco è rappresentato da Nettuno in Ariete, che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per trasformare il tuo piacere e la tua arte in un atto di amore coraggioso, ma anche pionieristico. Mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua espressione. Trasforma l'impulso creativo in una disciplina costante che ti permetta di lasciare un'impronta reale e duratura. Passiamo al messaggio spirituale per l'anima. Giove è tuo governatore planetario, ti chiede di espandere la tua saggezza attraverso la comprensione del valore. Il messaggio è: benedici l'abbondanza, usa la tua visione per attirare risorse che siano in linea con la tua crescita spirituale, portando ottimismo e fiducia in ogni tua manifestazione. Ma la tua governatrice esoterica è la Terra, che ti chiama al radicamento supremo e alla responsabilità verso la forma. Il messaggio è: manifesta il cielo sulla terra. Il tuo compito è agire come un ponte, trasformando le tue alte ispirazioni in azioni concrete e tangibili che nutrano la vita nel mondo reale. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026. Vedremo il campo di azione, la sfida, la soluzione, lo sblocco
vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, la piramide di potere e vedremo un attimino il messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave, amico del Capricorno, è la struttura della consapevolezza. Il tuo campo di azione si sposta dalla solidità delle tue radici private alla sfida di rinnovare radicalmente il tuo modo di interagire e di pensare. La sfida è data da Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete, che dalla quarta casa delle radici familiari forma un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Questa potente congiunzione nella casa delle radici ti sfida a riformare le tue basi. Saturno, che è anche tuo governatore planetario, ti chiede di strutturare una nuova sicurezza interiore. Chirone ti chiede di guarire le ferite legate alle origini e al passato attraverso il coraggio di tagliare i rami secchi per costruire una casa dell'anima più autentica. La soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, che nella casa della comunicazione, la terza casa, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. E la soluzione risiede nella fluidità del pensiero e nell'ascolto empatico. Con l'accumulo di tutti questi pianeti nel segno dei pesci, la tua forza nasce dalla capacità di comunicare con il cuore. La soluzione è ammorbidire la tua logica rigorosa, lasciando che l'intuizione guidi le tue parole e i tuoi incontri quotidiani. Lo sblocco è dato da Urano in Toro, che dalla tua quinta casa della creatività forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Urano agisce come un fulmine che sblocca la tua capacità espressiva. Si manifestano cambiamenti improvvisi nel modo in cui vivi la creatività e il piacere. Non aver paura di osare hobby insoliti o di esprimere il tuo talento in modo rivoluzionario che rompa la tua solita compostezza. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, il nodo nord, nel segno dei pesci, che dalla tua terza casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. L'amore è vissuto come uno scambio di anime e di comprensioni sottili. E con Venere nel segno dei pesci cerchi una complicità che parli la lingua della poesia, del silenzio. È tempo di guarire i rapporti con l'ambiente vicino, portando una dolcezza sacra nelle tue interazioni quotidiane. Il desiderio è rappresentato da Marte in Acquario nella tua seconda casa. Marte accende il desiderio di indipendenza economica e di valorizzazione dei tuoi talenti. La tua spinta vitale si gioca nel riformare il tuo concetto di possesso, cercando una libertà materiale che ti permetta di sostenere i tuoi ideali futuri. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado nel segno del Cancro in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni, il matrimonio. Giove ti chiede di riconsiderare i tuoi contratti e le tue unioni ufficiali. Prima di impegnarti in nuovi patti, devi nutrire la tua capacità di accoglienza verso l'altro e capire se le tue relazioni attuali rispettano la tua sensibilità e il tuo bisogno di calore emotivo. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è data dal sole in pesci, dalla tua terza casa, dove il sole illumina la tua mente. Sei vitale quando puoi apprendere, insegnare o scambiare informazioni cariche di significato. La tua energia magnetica attira contatti utili e opportunità di movimento che partono da una visione intuitiva e non solo da calcoli razionali. Mentre la comunicazione è data da Mercurio in pesci che diventa retrogrado il 25 febbraio, sempre dalla casa della comunicazione. Mercurio retrogrado impone una revisione profonda della
tua messaggistica e dei tuoi studi. Non è tempo di firmare comunque documenti importanti o di lanciare campagne comunicative, ma di riascoltare ciò che gli altri cercano di dirti e di rifinire il tuo messaggio interiore. Mentre il grande gigante di Plutone in Acquario, nella tua seconda casa, sta trasformando radicalmente il tuo sistema di valore e le tue finanze. Le vecchie certezze materiali stanno crollando per lasciare posto a una gestione delle risorse più tecnologiche, libere e sganciate da vecchi timori di scarsità. Ma dove si manifesta questa piramide di potere? Nella tua quarta casa delle radici familiari. Questo portale ti invita a stabilizzare la tua interiorità per manifestare la tua nuova solidità nel mondo. La base è posta da Chirone in Ariete, che ti chiede di guarire la paura di non avere radici o protezione, trovando la tua stabilità nel coraggio di essere il genitore di te stesso. Mentre il fianco è rappresentato da Nettuno in Ariete, che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per trasformare il tuo passato e le tue memorie in una fonte di potere spirituale. Il vertice è dato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida alla tua nuova identità privata. Trasforma la tua vulnerabilità in una disciplina emotiva che ti permetta di costruire su basi incrollabili. Passiamo al messaggio spirituale dell'anima. Il governatore sia planetario che esoterico è Saturno, quindi una doppietta di Saturno. Saturno ti chiede di assumerti la responsabilità della tua maestria. Il messaggio è: edifica con piacere, non vedere il dovere come un peso, ma come lo strumento sacro per manifestare la tua volontà superiore nel tempo e nello spazio. E anche Saturno, come governatore esoterica, ma nella sua ottava superiore, ti chiama alla legge consapevole, sacro, diciamo tra virgolette, sacrificio. Il messaggio è: sii il pilastro del mondo, il tuo compito è agire come l'ossatura della nuova era, portando ordine e giustizia divina attraverso la tua integrità assoluta. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo il campo di azione, vedremo la sfida, la soluzione, lo sblocco, l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, la piramide di potere e infine vedremo il messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave, amico dell'Acquario, è la fratellanza universale. Il tuo campo di azione si sposta dalla rivoluzione del pensiero alla necessità di dare un valore nuovo e tangibile alle tue intuizioni rivoluzionarie. La sfida è data da Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete dalla tua terza casa, formano un bellissimo sestile al tuo Sole, ma non sono mai una passeggiata con pianeti come Saturno. Questa potente congiunzione nella tua terza casa ti sfida a strutturare la tua comunicazione. Saturno ti chiede di dare peso e responsabilità alle tue parole. Chirone ti chiede di guarire la ferita del non essere capito attraverso il coraggio di esprimere verità scomode con una disciplina mentale nuova e pionieristica, mentre la soluzione è data da Sole, Venere, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci nella tua seconda casa e la soluzione risiede nel riconoscimento del tuo valore intrinseco e nel radicamento. Con questo accumulo di pianeti in pesci nella tua seconda casa, la tua forza nasce dalla fiducia nell'abbondanza invisibile. La soluzione è fluire nella gestione delle tue risorse, trovando nel talento intuitivo la chiave per la tua sicurezza emotiva. Lo sblocco è dato da
da Urano in Toro, che dalla tua quarta casa delle radici familiari, Urano è anche tuo governatore, agisce come un fulmine che sblocca le tue fondamenta. Si manifestano cambiamenti improvvisi nella casa o nella dinamica familiare. Non aver paura di rompere con la tradizione del passato per costruire uno spazio privato che rispecchi la tua vera natura libera. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere e il nodo nord nel segno dei pesci nella tua seconda casa. L'amore è vissuto come un valore sacro e nutrimento costante. Cerchi una stabilità che sia anche di poesia. È tempo di onorare te stesso e il partner attraverso una dolcezza che si fa sostanza, portando la magia della devozione nella stabilità dei tuoi legami. Mentre il desiderio è dato da Marte nel tuo segno in Acquario, quindi nella casa immagine che tu rimandi al mondo. Marte accende un desiderio potente di autoaffermazione e anche di indipendenza. La tua spinta vitale è al massimo. Senti il bisogno di agire, di conquistare nuovi spazi e di essere il motore del cambiamento nella tua vita, attirando chi è pronto a seguire il tuo ritmo elettrico. Mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado nel segno del Cancro, che manifesta la sua energia nella casa della quotidianità. Giove ti chiede di riconsiderare il tuo rapporto con il tuo corpo fisico e il lavoro quotidiano, quindi la tua giornata. Prima di cambiare il mondo devi nutrire il tuo benessere psicofisico e capire se i tuoi ritmi attuali rispettano la tua sensibilità profonda e il tuo bisogno di cura interiore. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal sole in pesci nella tua seconda casa. Il sole illumina i tuoi talenti. Sei vitale quando puoi concretizzare le tue visioni e trasformarle in risorse. La tua energia magnetica attira opportunità finanziarie che nascono dalla tua capacità di sentire le tendenze del futuro prima degli altri. Mentre la comunicazione è rappresentata da Mercurio in pesci, sempre nella tua seconda casa. Mercurio diventa retrogrado il 25 febbraio e ti impone una revisione profonda del tuo budget e della tua autostima. Non è tempo di grandi investimenti o di lanciare nuove tariffe, ma di riascoltare ciò che la tua sicurezza interiore ti suggerisce riguardo ai tuoi progetti materiali. Mentre il grande gigante di Plutone nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, sta trasformando radicalmente la tua identità. La vecchia immagine di te sta crollando per lasciare posto a un potere personale immenso, tecnologico e anche carismatico, che ti spinge a rinascere dalle tue stesse ceneri come leader della nuova era. Ma dove si manifesta la piramide di potere? Si manifesta nella tua terza casa, quindi della comunicazione, del rapporto con i fratelli e sorelle e con il vicinato. Questo portale ti invita a stabilizzare la tua mente per manifestare il nuovo ordine sociale. Alla base c'è Chirone che ti chiede di guarire la paura di essere emarginato per le tue idee, trovando la stabilità, la tua stabilità nel coraggio di parlare la tua lingua originale, mentre il fianco è rappresentato da Nettuno in Ariete che ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per trasformare i tuoi contatti quotidiani in una rete di luce e cooperazione, mentre il vertice è dato da Saturno in Ariete che ti chiede di dare una forma solida alla tua intelligenza. Trasforma il lampo di genio in una struttura comunicativa che possa essere compresa e utilizzata per il bene comune. Passiamo al messaggio spirituale per l'anima. Il tuo governatore planetario è Urano che ti chiede di manifestare
l'ordine nuovo attraverso l'azione magica e cerimoniale. Il messaggio è: libera la forma, usa il tuo potere per rompere le catene dell'abitudine e portare il progresso attraverso una nuova organizzazione della realtà. Ma il tuo governatore esoterico è Giove, quindi ha un'ottava superiore del secondo raggio. Quindi nell'ottava di saggezza e di valore ti chiama all'espansione della coscienza collettiva. Il messaggio è: benedici l'unione. Il tuo compito è agire come un distributore di abbondanza spirituale, portando speranza e visione a chiunque incontri sul tuo cammino. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026. Vedremo il campo di azione dei corpi celesti, la sfida, la soluzione, lo sblocco, l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, la piramide di potere e infine un messaggio spirituale per l'anima. La tua parola chiave per la settimana è la dissoluzione dell'ego, mentre il tuo campo di azione si sposta dalla definizione del tuo valore materiale alla sfida radicale di nascere a una nuova identità, coraggiosa e pionieristica. La sfida è rappresentata da Saturno, Nettuno e Chirone in Ariete, che questa potente congiunzione ti sfida a strutturare il tuo valore. Saturno ti chiede di dare basi solide ai tuoi talenti, mentre Chirone ti chiede di guarire la ferita della scarsità attraverso il coraggio di affermare il tuo diritto all'abbondanza, costruendo una sicurezza che non dipenda più dagli altri, ma dalla tua forza interiore. La soluzione è data dal Sole, Venere, Mercurio e Nodo Nord nel segno dei pesci, nella tua prima casa, quindi l'immagine che tu rimandi al mondo. La soluzione risiede nel tuo essere totale. Con questo accumulo planetario nel tuo segno, la tua forza è magnetica e assoluta. La soluzione è fluire nella tua stessa essenza, permettendo alla tua luce di risplendere senza filtri. Il mondo si piega alla tua intuizione quando smetti di nasconderti, mentre lo sblocco è dato da Urano, della tua terza casa, della comunicazione, forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Urano agisce come un fulmine che sblocca la comunicazione, la tua comunicazione. Si manifestano intuizioni geniali e incontri improvvisi che cambiano la percezione della realtà. Non aver paura di esprimere verità rivoluzionarie che scuotono l'ambiente vicino e portano chiarezza immediata. Passiamo all'amore e alle relazioni. Il sentimento è dato da Venere, la dea della bellezza, dell'affettività e dal nodo nord, in pesci nel tuo segno, quindi nella tua prima casa. L'amore è vissuto come emanazione del tuo stesso sé. Con Venere emani una dolcezza e una bellezza, diciamo, la possiamo definire ultraterrena. È tempo di attrarre relazioni che siano specchi della tua anima, vivendo un sentimento che è pura grazia, guarigione e unione cosmica. Mentre il desiderio è rappresentato da Marte in Acquario, che lavora un po' dietro le quinte e accende un desiderio sottile e spiritualizzato. La tua spinta vitale si gioca nel lavoro dietro le quinte e nella liberazione dai pesi karmici, cercando una forza che nasca nel silenzio e nell'azione disinteressata per il bene dell'umanità, mentre le radici sono rappresentate da Giove retrogrado in Cancro, che dalla tua quinta casa forma un bellissimo sestile al tuo Sole. Giove ti chiede di riconsiderare il tuo concetto di gioia e creatività. Prima di espanderti nel mondo devi
nutrire il tuo bambino interiore e capire se ciò che ti dà piacere rispetta realmente la tua sensibilità e le tue radici emotive più profonde. Passiamo al lavoro e ai progetti. La vitalità è rappresentata dal sole nel tuo segno, quindi nella tua prima casa. Il sole illumina la tua intera esistenza. Sei al massimo della tua vitalità e del tuo carisma. La tua energia magnetica attira opportunità che sembrano arrivare dal nulla, ma che sono il risultato della tua capacità di incarnare pienamente la tua missione spirituale qui e ora. Mentre la comunicazione è data da Mercurio in Pesci che diventa retrogrado il 25 febbraio, quindi nel tuo segno, impone una revisione profonda della tua identità e del modo in cui ti presenti. Non è tempo di grandi annunci esterni, ma di ascoltare la tua voce interiore e di rifinire l'immagine che proietti nel mondo con estrema onestà. Mentre il grande gigante Plutone in Acquario sta trasformando radicalmente il tuo inconscio, le vecchie paure collettive e i fantasmi del passato stanno crollando per lasciare posto a una potenza spirituale immensa, capace di trasformare l'ombra in luce attraverso il distacco e l'empatia. Ma la piramide di potere si manifesta nella seconda casa. Questo portale ti invita a stabilizzare la tua nuova sostanza per manifestare il sacro nella materia. Base abbiamo Chirone, che ti chiede di guarire la paura di non avere i mezzi per realizzare i tuoi sogni, trovando la tua stabilità nel coraggio di agire per la tua indipendenza. Mentre Nettuno rappresenta il fianco, ti chiede di affidarti all'ispirazione superiore per vedere ogni risorsa materiale come un dono divino di gestire con saggezza guerriera. Mentre il vertice è rappresentato da Saturno in Ariete, che ti chiede di dare una forma solida al tuo valore. Ti chiede di trasformare la tua sensibilità in disciplina economica e personale che ti renda il sovrano della tua realtà tangibile. Passiamo al messaggio per l'anima. Il tuo governatore planetario, che è Nettuno, ti chiede di purificare il tuo desiderio per trasformarlo in devozione. Il messaggio è: sii lo strumento della pace, usa la tua intuizione per portare equilibrio e guarigione in ogni ambito della tua vita quotidiana. Mentre il tuo governatore esoterico è Plutone, che ti chiama alla distruzione dell'ego per la rinascita dell'anima. Il messaggio è: muori e diventa. Il tuo compito è agire come l'alchimista finale, colui che dissolve le ultime resistenze della materia per permettere alla luce di trionfare definitivamente. Il portale è aperto. Ora tocca a te. Il viaggio attraverso i raggi e le case del 2026 ci ha mostrato la via, ma la manifestazione dipende chiaramente dalla tua volontà. Non lasciare che queste frequenze scivolino nel tuo rumore quotidiano. Salva il tuo destino, clicca sul tasto salva e aggiungi questo contenuto ai tuoi preferiti. Sarà la tua bussola per navigare le sfide di Saturno e Nettuno in Ariete durante la settimana. Espandi la visione se senti che queste parole hanno fatto da risonanza per la tua corda interiore, condividi l'oroscopo, diventa messaggero e porta questa luce a chi sta ancora cercando la propria rotta nel caos. Iscriviti all'evoluzione per non perdere i prossimi allineamenti. Attiva le notifiche e iscriviti al canale per restare sintonizzato sulle ottavi superiori dei governatori della piramide del potere. Partecipa al flusso. Quale domanda di riflessione ti ha colpito nel segno? Scrivilo nei commenti
La tua parola è il seme della tua realtà. Con questo abbiamo completato il ciclo. Vi do appuntamento al prossimo video oroscopo che sia un buon proseguimento stellare da Caterina. A presto.